Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli e cari amici di tutti i gemelli che siete qui ad ascoltare per l'oroscopo del 2023, benvenuti al grande oroscopo di quest'anno. Faremo un veloce excursus nei punti più salienti del vostro tema natale e soprattutto cercheremo di capire dove mira l'energia, come sfruttarla al meglio, quando fermarci e soprattutto cercare di evolvere e di superare gli eventuali gap, gli eventuali step che l'universo ci mette davanti. Allora, i punti più salienti ce li indica il vostro governatore che all'inizio, alla fine e 2 volte nel mezzo farà moto retrogrado, quindi anche quest'anno nel 2023 abbiamo Mercurio retrogrado più volte. Sarà un Mercurio retrogrado che si muoverà in segni di terra, quindi la leggerezza, la velocità, il divertimento che vi piacciono tanto, magari non li avrete, dovrete badare a cose materiali, a cose concrete, a cose un po' più impegnative, però sarà grande il risultato. L'anno inizia, quindi il 1 gennaio 2023, inizia con Marte sul vostro Sole, segno zodiacale, insomma nel segno dei Gemelli, retrogrado, e il governatore Mercurio retrogrado. Marte però è nei Gemelli, quindi vi porta indecisione, vivere situazioni alterne, quindi un'indecisione fra 2 situazioni, indecisione fra 2 condizioni sentimentali, fra 2 situazioni lavorative, fra cose da prendere, magari divisioni con i fratelli, divisioni legate all'eredità, visto che avete un Mercurio in Capricorno retrogrado su Plutone, quindi l'anno inizia così, inizia con questa situazione. Ovviamente vi ricordo, lo dico sempre in tutti i video, i momenti dell'anno in cui c'è Mercurio retrogrado, a prescindere dal segno che effettivamente fa la differenza, ma se stiamo parlando di un Mercurio di terra, è bene non esordire, cioè non lanciarsi nelle cose del passato, ma quel Mercurio, quindi dal 1 gennaio al 18 gennaio, è fatto appunto per risolvere, per mettere in chiaro, per definire, per sistemare tutte le cose lasciate in sospeso del passato, che può essere recente, può essere del 2022 o anche di qualche anno prima. Ok? Quindi questo è importante. Se vi vengono delle idee brillanti, segnatele, appuntatele e poi magari le mettete in pratica fantasticamente dal 22 gennaio, perché nelle prime 3 settimane del mese di gennaio avrete il 12 Marte che torna diretto, il 18 Mercurio e il 22 anche Urano, quindi dal 22 l'energia sarà completamente diversa, anzi addirittura avrete una bella luna nuova in Acquario già il giorno 21, quindi 21-22 sono proprio delle giornate cardine per riprendere a vivere. Ci sarà una bella luna nuova in Acquario che vi darà una spinta importante, e riprenderete tutta una serie di discorsi interessanti che adesso approfondiamo. Vi volevo indicare, oltre da Capodanno al 18 gennaio, voi avrete un Mercurio retrogrado in Toro dal 20-21 aprile al 15 maggio. Poi avrete un altro Mercurio molto intenso in Vergine dal 24 agosto al 15 settembre e poi avrete l'ultimo Mercurio retrogrado in Capricorno, come a inizio anno anche a fine anno, Mercurio retrogrado in Capricorno su Plutone dal 14 dicembre fino al 31 dicembre, quindi fino poi al 2024 e oltre. Quindi in
quei lassi di tempo, in queste 4 date che vi ho dato, non si aprono negozi, se possibile non mettete firme importanti per andare nel futuro, ma mettetele prettamente per risolvere il passato. Questo perché quando c'è Mercurio retrogrado, seppur esso è un moto apparente, c'è una visione imparziale di tutti i dati per andare nel futuro. Quindi una volta, se uno si impegna durante il transito e poi prende, no? E poi aspetta che il moto torna diretto, può capitare di scoprire delle cose, una parte di verità, una parte di situazioni per cui era meglio non procedere. Ma poi soprattutto tutto quello che inizia con Mercurio retrogrado è un po' farraginoso, proprio perché manca dell'energia per andare nel futuro, in quanto è proprio votato a voltarsi nel passato per farcelo risolvere. Quindi avete questi 4 momenti che non aprite negozi, non aprite social per lavorare, non presentate l'amore agli amici, non lo presentate schisci, così, discreti, ok? Anche se magari la voglia è tanta, soprattutto nella prima parte dell'anno, perché nei primi 5 mesi, esordite nel 2023, con un Giove in Ariete potente che vi farà venire voglia di dare vita a nuovi progetti, un nuovo ciclo di amicizie. Se lavorate in squadra vi cambiano squadra, potete cambiare team, se siete nello sport potreste cambiare proprio team di allenamento, di squadra, di gioco, insomma rivalutate grandi amici, ritornano grandi amici dal passato, proprio a livello di progetti, di amicizie e del vostro rapporto con gli altri si definiscono dei cicli iniziati nel 2011 l'ultima volta, ma forse anche ritornano situazioni per essere chiarite oppure per riprendere il là, no? Perché a volte noi ci allontaniamo da alcune cose, ma queste cose poi ritornano e rinascono come se fossero piene di vita, e quindi cose che possono essere legate ai cicli di Giove in Ariete, 2011, 99, 87, 75. Se volete approfondire, sulla pagina Instagram e Facebook trovate tutti i cicli di Giove in Ariete, se volete giocare un po' e vedere cosa può tornare. Quindi la prima parte del 2023 è da un lato molto appassionante, molto ricca di novità. Inizia, dicevo, la cosa interessante è che il vostro governatore Marte in Gemelli vi fanno entrare nel 2023 con questa indecisione, come se l'anno iniziasse con delle cose da rivedere, con delle indecisioni, anche con delle questioni ereditarie, e l'anno poi finisce con Giove che è passato di segno nella seconda parte dell'anno nel segno del Toro, e l'anno finisce con Mercurio sempre retrogrado, trigono a Giove questa volta, non quadrato come inizia, e Marte che all'inizio dell'anno, a gennaio 2023, era nel doppio segno dei Gemelli, a fine anno è nel segno opposto a Gemelli, nel Sagittario. Questo cosa significa? Che l'anno inizia con delle cose da sistemare, qualcosa da lasciare nel passato, un'indecisione, quindi una scelta da fare, perché abbiamo Marte in Gemelli retrogrado in aspetto con Giove in Ariete. Dove c'è Giove in Ariete si inizia qualcosa di nuovo, ok? E nei primi 5 mesi dell'anno inizierà qualcosa di nuovo, che quindi prenderà sempre più corpo in modo da farvi fare una scelta. Tra il 20 aprile e il 15 maggio, con quel Mercurio retrogrado in Toro, farete che tornerà diretto il 15 maggio, e il 16 arriva Giove in Toro e vi fa procedere in una direzione che vi fa valutare cosa lasciate, cosa non lasciate. Voi passerete un anno di incubazione da maggio 2023 definitivamente a maggio 2024, però poi rinascerete, cioè
Questo è un anno di strana transizione con questo Giove in Toro su Urano, con una luna piena, con eclissi totale del 28 ottobre, in un settore, quello dell'inconscio, che vi sta portando a scardinare piano piano tutta una serie di certezze illusorie, tutta una serie di cocciutaggini, di chiusure mentali, di cose legate alla tradizione, no? Alle vostre abitudini, che nel giro di un anno e mezzo, da Capodanno 2023 a maggio 2024, creeranno i presupposti per farvi uscire veramente dalle vostre abitudini, dal vostro recinto, e farvi avere una rinascita a 360 gradi, quindi voi state compiendo una rivoluzione, veramente una rivoluzione interiore che poi voi deciderete dove vi porterà. Quindi entrate con un'energia nel 2023 di situazioni indecise, di cose da risolvere, uscite con una direzione che sì, state ancora sistemando le ultime cose, ma perché avete preso una strada, l'avete decisa e andate verso di quella, e quello che prediligerete sarà assolutamente il benessere personale. Giove in Toro vi farà questo regalo, ok? Perché il Gemelli non lo dice, ma a volte si chiude in certezze illusorie, limitanti, facendo sempre le stesse cose, magari non evolvendo particolarmente mai. Cioè, se guardate a ritroso la vostra vita, magari gli amici sono quelli, il lavoro è quelle, abitudini, no? Rimangono quelle, ma lo fa per timore. Per timore, perché se il Gemelli dovesse osare, siccome ama la vita leggera, se dovesse osare e poi sbagliare, avrebbe sulle spalle un sacco di responsabilità, e quindi quello è uno dei timori. Un altro momento da attenzionare è quello che va dall'11 luglio al 28 ottobre, perché ci sarà Marte in Vergine, quadrato opposto, ragazzi, prima a Saturno e poi a Nettuno, come se qualcosa di pratico, di pragmatico, che è legato alla famiglia, agli immobili, al luogo d'origine, vi tenesse ancorati alla realtà e vi impedisse di raggiungere un sogno o un obiettivo che si sta delineando. E quindi a quel punto, soprattutto con una luna, in concomitanza di una luna piena in Pesci su Saturno, opposta a Marte e opposta a Mercurio, che nel frattempo sarà entrato in retrogradazione, è come se doveste scegliere tra origini, famiglia e carriera, luogo di origine e il luogo dove vorreste essere. Immobili, probabilmente potrebbe esserci una compravendita, potrebbe esserci un trasferimento. Quindi ripeto, questa energia si inizia a concretizzare dall'11 luglio e si esprime fino al 24 agosto, quindi accadranno delle cose a casa, famiglia, immobili. Il 24 Mercurio, il vostro governatore, diventa retrogrado fino al 15 settembre e nel frattempo becca anche una luna piena in Pesci il 31 agosto. Questi sono momenti di equilibrio molto delicati, nel quale vi potrebbe sembrare che le cose vadano a scatafascio, oppure peggio ancora che la scelta sia definitiva, obbligata, ok? Il consiglio delle stelle è di cercare di bypassare senza pronunciazioni ufficiali, senza fare, poi mi correggono, senza fare dichiarazioni ufficiali, ma di avere l'atteggiamento zen, di vedere come vanno le cose. Quindi vivete alla giornata dal 24 agosto al 15 settembre. Il 15 settembre Mercurio torna diretto e le cose possono, Marte nel frattempo, voi ve ne sarete accorti, è entrata nel segno della bilancia, alla chetichella, quindi nell'amico segno della bilancia,
Quindi già forse arriva un amore a salvarvi, arriva un amore se siete dei creativi, se siete delle persone che lavorano con l'arte, con la bellezza, con la moda, con l'estetica, con la scrittura, arriva qualcosa di molto bello a partire veramente da fine agosto con Marte in Bilancia, che inizia a farvi fare quella trasformazione, che inizia a tirarvi fuori da quella problematica, da quell'energia, da quella situazione di pesantezza. Quindi se voi non vi sarete impegnati con Mercurio retrogrado, non sarete caduti nella trappola di Mercurio retrogrado, non vi sarete impegnati, non avrete dato firme, disdette, comunicazioni ufficiali, chiusura di conti, tutte queste cose, no? Che poi è un po' problematico far tornare indietro. Se riuscirete a preservarvi fino al 15 settembre, poi Mercurio ritorna nella sua direzione, Marte vi avrà già dato tanta energia, e quindi le cose sembra, no, che si rimettano positivamente. Tutto andrà più o meno così armoniosamente fino al 12 ottobre, giorno in cui Marte uscirà dall'amico segno dei Gemelli ed entrerà nel segno dello Scorpione, che per voi non è particolarmente sfidante, mette molta energia nella quotidianità, dà tanto impegno, dà tante passioni, forse la passione no? Arriva, abbiamo detto già che forse vi salva l'amore, una conoscenza che poi diventano una passione molto intensa. Però è qualcosa che a un certo punto, anche questa energia, anche questa passione, a un certo punto vi chiede di prendere una decisione, no? Forse è una passione clandestina che chiede di essere manifestata, no? C'è qualcuno che vi vuole tutti per sé, potrebbe accadere questo. E nelle giornate della luna piena in Toro del 31 agosto, una luna piena del 28 ottobre, scusatemi, che coincide con una eclissi di luna totale, ci sarà questo cambiamento, no? Questo spartiacque, per cui la luna sarà anche su Giove, quindi dovrete decidere anche in questo caso cosa è fattibile e cosa deve rimanere, no? Come era nato, se le cose non vi convincono. All'epoca però non pensate che la decisione possa essere, come dire, lacerante. In realtà alla chetichella Saturno da marzo avrà lasciato il segno dei pesci, il segno dell'Acquario, sarà entrato nel segno dei pesci, vi chiederà tutta una serie di responsabilità in più che voi piano piano prenderete. Per quello quando vi ho detto che Marte era in Vergine vi chiede di prendere una decisione tra famiglia e carriera, saranno aumentate le vostre responsabilità lavorative e questo potrebbe essere un bene o un male, perché voi da marzo fino alla luna piena del 28 ottobre avrete il tempo di capire se quelle responsabilità e se quell'impegno che al lavoro sembrano essere cambiati vi piacciono o vi pesano troppo. E quella luna in Toro del 28 ottobre, congiunta a Giove, opposta a Marte, congiunta anche a Urano, in realtà potrebbe, visto l'ottimo aspetto che fa anche con Saturno, potrebbe offrirvi in qualche modo nella decisione da prendere un'offerta per un miglioramento lavorativo che vi porterà nella direzione verso cui volete andare. E l'anno una decisione comunque, ragazzi, che io vi chiedo di prendere entro il 14 dicembre, perché poi l'anno si richiude con Mercurio retrogrado in Capricorno su Plutone e lì sarete impegnati probabilmente a definire l'uscita
la scelta, no? Sarete impegnati nelle cose pratiche, ma la scelta deve essere fatta prima, quindi fra il 15 settembre e il 14 dicembre. Ci sono delle lune, sicuramente l'ultima data utile probabilmente è la luna nuova in Sagittario del 12 dicembre 2023, perché si fa proprio su Marte e quindi lì probabilmente sarete pronti, proprio avrete quell'incoscienza, quell'ingenuità necessarie quindi per lasciare andare il vecchio. Andando a ritroso, ci sarà una significativa luna piena in Gemelli sul vostro sole, quindi sul vostro sole, sul vostro ascendente, quindi il personaggio pubblico, lo status, che proprio indica un percorso di maturazione iniziato nei giorni del vostro compleanno, probabilmente con un portale aperto dalla luna nuova in Gemelli del 18 giugno 2023, che si chiude con la luna piena in Gemelli del 27 novembre 2023. Quindi nei giorni del compleanno, che sono quelli più importanti, no? Perché dettano il trend dei 365 giorni che verrà, avrete 10 giorni prima e 10 giorni dopo il compleanno tutta una serie di illuminazioni. Questa nuova consapevolezza, che proprio voi state crescendo, state maturando nuove consapevolezze, perché un po' l'energia vi spinge nell'inconscio per star bene veramente e non chiudervi alla novità per paura di incasinarvi la vita. Dall'altro, fuori, all'esterno, accadono cose, fate esperienze o da qualche parte la situazione si appesantisce un po' e voi capite che non si può rinunciare alla serenità e allo star bene con se stessi per non cambiare. Quindi cominciano ad accadere queste due cose. Nei giorni del compleanno, che poi sono quelli più importanti, più forieri di novità, c'è questa bella luna nuova in Gemelli, che quindi vi apre uno spiraglio, vi apre a tante novità. Quando la luna poi chiuderà il portale e si farà piena il 27 novembre nel segno dei Gemelli, Marte sarà già in Sagittario e voi sarete molto probabilmente già liberi di firmare una luna piena in Gemelli. È una luna che si impegna a dire: ok, accetto questo, ok, esco da questo posto, esco da questa situazione. A me i cambiamenti sembrano più legati alla realizzazione, alla carriera, che all'amore e al matrimonio. Però c'è da dire che tutte quelle passioni, cari amici dei Gemelli, che reggeranno il tempo, tutte quelle passioni sorte o nella parte centrale del 2022 o nei primi 5 mesi del 2023, c'è da dire che se riescono veramente a vivere sotto traccia, a un certo punto potrebbero portare a farvi fare delle scelte importanti anche sentimentalmente, ma sicuramente il grosso dovrebbe partire dalle vostre aspirazioni. C'è una voglia di evadere dalle responsabilità e di regalarvi la libertà, che poi una libertà che si concretizzerà nei giorni del compleanno del 2024, quando Giove finalmente entrerà nel segno dei Gemelli, chiudendo dei cicli importanti legati al 2012-2013. Poi insomma, no, è l'oroscopo del 2024, ne parleremo, però diciamo che in questo anno e mezzo di excursus che sono riuscita bene o male a fare, accadono cose che, se utilizzate bene questa energia, se viene utilizzata bene, vi regalerà la rinascita, la felicità e la libertà, che è la prima cosa a cui aspirate. Quindi i primi 5 mesi del 2023 c'è qualche tensione in amore, sia se siete in coppia che se siete single, c'è molto movimento all'esterno, tutta l'amaretta, tutte le novità che arrivano diciamo nei primi 5 mesi
vanno disciplinate con attenzione, soprattutto se non vi volete compromettere particolarmente, dal 27 agosto al 12 di ottobre. Ci sarà una luna piena in bilancia il 6 aprile su Giove che darà fuoco a queste passioni, e poi dovrete prestare attenzione alla luna nuova in bilancia del 14 ottobre perché troverà, diciamo, il terreno fomentato da qualche polemica, da qualche segno di rottura rispetto alle relazioni ufficiali portata da Marte in bilancia. Quindi la primavera e l'autunno per la coppia sono delicati. Voi ascoltate il cuore, nel 2024 dovreste avere libertà e felicità. Io vi mando un grande bacio, vi auguro un 2023 fantastico, un grande in bocca al lupo e ci vediamo al prossimo video.